Ragazzi, eccovi. Buongiorno a tutti e bentornati qui sul mio canale Fai con Marco per un nuovo bellissimo video. Sì, se ve lo stavate chiedendo, in questo video vedremo come costruire un bellissimo forno a legna come questo, che ho costruito con le mie manine in questi giorni. Quindi mi raccomando, guardate il video dall'inizio alla fine e non perdetevi nemmeno un pezzettino. Ciao! Le cose che ci serviranno per la costruzione del nostro forno a legna saranno, per prima cosa, ovviamente il bidone. Per la struttura del nostro forno a legna che la sorreggerà, ecco, potete usare un po' quello che volete, potete fare una struttura in metallo saldata, in legno. Io ad esempio ho dei pallet che ho lì da molto tempo e proverò a usare quelli. 1/2 pallet. Ci servirà poi l'avvitatore, poi dovremo usare il flessibile, quindi procuratevi anche dei dischi, un seghetto alternativo, poi dovremo utilizzare delle punte per forare il legno e il metallo, poi ci serviranno delle viti da legno, l'impregnante, una rivettatrice con i vari rivetti del caso, poi ci servirà una bellissima canna fumaria per far uscire i fumi di scarico del nostro forno. Ci serviranno poi delle cerniere, poi ci serviranno ovviamente delle tavelle refrattarie. Io ne ho comprate circa 25, penso, e spero che mi bastino. Poi ci serviranno dei blocchi di Siporex, io ne ho presi 5, della sabbia, un bel termometro, poi una griglia che ci servirà per far entrare aria nel forno a legna, un bel pezzo di fibra ceramica che mi servirà per isolare all'esterno il nostro bellissimo forno a legna. E ultima, ma non per importanza, carta di alluminio. Cercate di seguire passo passo questo mio video senza perdervi nemmeno un minuto. Adesso sto parlando proprio a te che non sei iscritto a questo canale. Iscriviti adesso, è il momento. Premi quel bottone prima di iniziare. L'hai fatto? Bene, possiamo continuare. Come da scaletta mi vado a cambiare. Eccomi, sono arrivato. Lo so che ve lo stavate chiedendo in tanti, questo sì, è il cappellino di Michele Molteni con la dedica, ma quella la tengo per me. Ma adesso è il momento di iniziare la nostra bellissima costruzione del forno a legna. La prima cosa da fare è prendere il nostro bidone e tracciare e forare l'apertura che verrà fatta qui sopra. Adesso dobbiamo tagliare dove abbiamo tracciato col nostro flessibile. Con una lima andiamo a levare la bava in eccesso sui bordi. Questo ci permetterà di non tagliarci quando ci avvicineremo ai bordi col braccio. Ovviamente lo facciamo anche su quest'altro pezzo. Il prossimo passaggio è sverniciare il nostro fusto dell'olio. Dobbiamo fare un fuoco all'interno del nostro bidone, quindi procuriamoci della legna. Una volta acceso il fuoco non perdiamo tempo, perché adesso torniamo di là e cominciamo a fare il piedistallo. Quello che dobbiamo fare adesso è pulire i nostri due pallet per poterli verniciare. E questi qui sono i due supporti finiti. Adesso mettiamo le rotine per far sì che si possa muovere. L'ultima cosa da fare per oggi, che tra poco diventa buio, è dare l'impregnante a tutto questo legno. Ho appena finito di pitturare il nostro supporto
Il bidone, come potete vedere qui, ha quasi finito la sverniciatura, domani potremo usarlo. Ci vediamo tra un secondo, che in realtà è domattina. Ciao! Buongiorno a tutti, ho dormito molto bene, ho fatto colazione e adesso continuiamo nel nostro bellissimo progetto. Quindi la prima cosa da fare è recuperare il nostro fusto. Come potete vedere ci sono alcune zone che non sono state sverniciate, quindi adesso prendiamo il nostro flessibile e gli diamo una bella ripulita. Una volta arrivati a questo punto, dove il nostro fusto dell'olio sarà bello pulito dalla vernice, di un bel colore. Una volta arrivati a questo punto di pulizia del nostro fusto dell'olio dalla vernice precedente, possiamo ritenerci soddisfatti. La prima cosa da fare adesso sarà prendere il nostro sighetto alternativo e tagliare in corrispondenza dei segni che abbiamo fatto ieri, per creare così una culla che reggerà il nostro fusto dell'olio. Che dire, perfetta! Bene, direi il lavoro perfetto. Il prossimo passaggio sarà mettere la canna fumaria sopra il nostro forno. Per la canna fumaria sarebbe l'ideale averne una bella lunga, ma siccome io ne avevo solo 2 pezzi, li ho dovuti unire. La cosa importante che dovete fare è creare qualcosa all'interno della canna fumaria che possa regolare il flusso. Per metterla vi faccio vedere come pensavo di fare. L'ideale sarebbe posizionarla proprio qui, sopra l'apertura, facendola scendere di almeno 10 cm. In questo modo abbiamo creato 4 alette che, buttate verso l'interno, possono tenere così la nostra canna fumaria. E questi 4 spigoli vanno levati. Adesso lo segniamo col pennarello, poi foriamo e rivettiamo anche questa per tenerla bella stabile. Perfetto, una volta messa la canna fumaria, mettere del silicone per le alte temperature, proprio qui, in prossimità della canna fumaria, se no da qui potrebbero uscire dei fumi. La prossima cosa che dobbiamo fare è mettere la fibra ceramica tutta intorno al nostro forno per renderlo isolante. La prima cosa da fare con la nostra fibra ceramica è effettuare un foro in corrispondenza della canna fumaria. Con del filo di ferro faremo dei giri intorno alla nostra fibra ceramica per far sì che sia bella aderente col fusto dell'olio. Fissiamo adesso il nostro forno alla struttura. Fissato! Una volta fatto il manico, mettiamo il nostro sportello. Dopo aver messo il fermo, vorrei mettere un pezzettino di lamiera avanzata qui dietro per fare la battuta quando lo sportello si chiude, per evitare che vada oltre. A questo punto prendiamo le nostre mattonelle in Siporex o cemento cellulare e tracciamo per farle entrare perfettamente nel nostro bidone. Quello che dovrete ottenere è una cosa molto simile a questa. Per farle entrare meglio nel bidone, taglio 2 angoli dei 4.
Per il prossimo passaggio mettiamo su tutto il Siporex uno strato di alluminio. Questo è il risultato. Dopo l'alluminio dobbiamo invece stendere un bello strato di sabbia. E poi sopra questo strato di sabbia di circa 1-2 cm mettiamo le tavelle refrattarie. Il nostro bellissimo forno a legna è quasi finito, manca solo l'ultimo tocco di classe, il termometro, che metterò proprio qui. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, dobbiamo essere più di 1000, dai, per favore. Poi commentate e mettete tanti mi piace. Detto questo, anche il video di oggi è finito, ci vediamo alla prossima e alla seconda parte. Ciao ciao!